Londra, terzo anniversario della morte della regina Elisabetta. Harry a Windsor, William e Kate a Sunningdale, vicino ma distanti. Nel giorno in cui si commemorano 3 anni dalla scomparsa della regina Elisabetta II, la Royal Family ha offerto uno scenario che mescola omaggio pubblico e tensioni private. Il principe Harry è tornato nel Regno Unito, si è recato alla cappella di San Giorgio, a Windsor, e ha lasciato una corona e un bouquet sulla tomba della nonna. Nello stesso arco di tempo, il principe William e la principessa Kate hanno partecipato a un evento a Sunningdale legato al Women's Institute, ma i due fratelli non si sono incontrati. Secondo le ricostruzioni dei media, Harry, atterrato a Heathrow nella mattinata, ha raggiunto immediatamente Windsor e ha deposto i fiori nella quiete della cappella di San Giorgio, gesto interpretato come tributo personale e privato alla memoria della sovrana. La cronaca dei fatti sottolinea la solennità del momento. Niente apparizioni pubbliche condivise, solo un omaggio individuale. A poche decine di chilometri di distanza, William e Kate hanno scelto di ricordare la nonna partecipando a un'iniziativa del National Federation of Women's Institute a Sunningdale, sottolineando il legame storico e simbolico della defunta regina con quell'ente. Fonti sul posto riferiscono che i due coniugi hanno svolto i loro impegni ufficiali senza avvicinarsi a Windsor, nel momento in cui Harry era in cappella. Il quadro sul possibile avvicinamento tra Harry e altri membri della famiglia è rimasto incerto per l'intera giornata. Si è parlato della possibilità di un incontro tra il duca di Sussex e Re Carlo, che nei giorni successivi è rimasto senza impegni pubblici a Balmoral, ma al momento delle prime ricostruzioni non risultavano conferme ufficiali su colloqui avvenuti quel giorno. Alcune testate riportano che il re era disponibile a vedersi con Harry, mentre altri commentatori sottolineano come gli incontri tra i membri della famiglia continuino a essere gestiti con grande cautela. La scena di oggi ha rievocato la lunga e complicata vicenda di rapporti tesi tra Harry e il resto della Royal Family. Negli ultimi mesi e anni i contatti e le riconciliazioni si sono succeduti a sprazzi. L'ultimo incontro pubblico riportato tra Harry e il re risale a febbraio 2024, dopo l'annuncio della malattia di Carlo, ma venne descritto come breve. Nel frattempo, agli osservatori non è sfuggita la distanza tra William e Harry, che pare persistere anche a livello di presenze e interlocuzioni pubbliche. Sul piano mediatico e dell'opinione pubblica, il doppio tributo, uno silenzioso, personale, l'altro istituzionale e condiviso, ha riacceso i riflettori sulle dinamiche interne alla famiglia. C'è chi legge il gesto di Harry come volontà di rispettare la memoria della regina senza trasformarlo in un momento di riconciliazione televisiva, e chi nota come la scelta di William e Kate di rimanere nel loro circuito pubblico segnali la volontà di mantenere la distanza. Le fonti ricordano anche che Re Carlo e la regina consorte hanno reso omaggio alla sovrana attraverso i canali ufficiali, rilanciando l'immagine istituzionale del ricordo. Dal punto di vista pratico, la presenza di Harry nel Regno Unito era collegata anche a impegni benefici. È atteso alla cerimonia dei Well Child Awards, evento con cui il duca di Sussex collabora da tempo e che avrebbe potuto offrire l'occasione per incontrare altri membri della famiglia in contesti formali. Tuttavia, il succedersi delle notizie sulla sua visita privata a Windsor ha monopolizzato l'attenzione. In chiusura, quella vista oggi è la fotografia di una Royal Family che continua a miscelare dovere pubblico e ferite private. Il tributo alla regina Elisabetta rimane un momento di unità simbolica, ma le modalità con cui i singoli componenti hanno scelto di rendere omaggio sottolineano come la riconciliazione personale, soprattutto tra i due fratelli, resti per ora lontana dai riflettori. Gli sviluppi sulle eventuali riappacificazioni o incontri futuri con il re saranno seguiti con attenzione dai media internazionali.